Rieccoci con un nuovo video. Quest'oggi, come vedete, utilizzerò appunto di nuovo lo scrigno degli oracoli, come faccio da un po' di tempo sul canale, alternandoli ovviamente ai tarocchi più tradizionali, arcani maggiori e minori. Io vi lascio il link in descrizione del video, il primo video in cui appunto ho iniziato ad usare due varianti, con appunto la relativa spiegazione che sottende a questa mia nuova metodologia. Quindi se volete appunto andate a rivedere questo video e quella breve introduzione. Quindi non sto ovviamente a rifarla tutte le volte, anche perché porterebbe via dei minuti importanti invece alla stesa. Quindi è una stesa di nuovo a due varianti, proprio perché appunto utilizziamo gli oracoli, in particolar modo lo scrigno degli oracoli, che si prestano molto bene comunque a delle letture ovviamente approfondite, anche se chiaramente sono delle letture diverse rispetto a quelle effettuate a stesa unica con gli arcani maggiori e minori, ok? Però comunque possono dare delle indicazioni importanti. Allora, la domanda che andremo a fare quest'oggi agli arcani, sia per quanto riguarda appunto la variante 1 che la variante 2, è la seguente. Mi sono vendicata del suo comportamento sbagliato, del suo avermi fatto male, del suo avermi umiliato, del suo avermi tradito. Mi sono vendicata in tanti modi. Per esempio, l'ho allontanato dalla mia vita, gliene ho cantate 4, gli ho detto in faccia a chiare lettere quello che penso di lui, l'ho lasciato, sono scomparsa all'improvviso dalla sua vita, oppure per esempio l'ho addirittura bloccato su tutti i fronti, sui social, piuttosto che appunto su WhatsApp, eccetera. Quindi ovviamente sono modalità che in questo caso non finiscono direttamente nel penale, quindi per vendetta si intende comunque una minima soddisfazione che può esservi arrivata da un gesto abbastanza forte ed eclatante, ovviamente non penalmente perseguibile, ma che comunque voi avete idea possa avergli fatto comunque male, restituendo ovviamente quello che lui invece ha fatto a voi. Allora, cerchiamo di capire ad oggi questa persona come l'ha presa e ovviamente che cosa potrebbe fare nell'immediato futuro, sia nel caso in cui appunto voi non agiate e lasciate le cose in questo modo, quindi cerchiamo di capire se lui un giorno vorrà chiarire, e la carta che rappresenta appunto il futuro vero e proprio, quindi quello che accadrà, la soluzione vera e propria alla faccenda. Cerchiamo di capire anche un po' quali sono gli ostacoli tra voi e questa persona e ovviamente cerchiamo di capire se la vostra rabbia nei confronti di questa persona era, diciamo, più o meno fondata. Cerchiamo un po' di capire anche qualcosa dell'aspetto psicologico di questo individuo. Allora, io inizio dalla variante numero 1, quindi prima stesa, e inizio come sempre a mescolare gli arcani. Allora, questi oracoli di numero appunto 78, e quindi possono essere tranquillamente menzionati appunto come arcani, quindi non necessariamente come soltanto degli oracoli. Allora,
Perfetto. Allora, partiamo dalla prima posizione, ossia appunto il passato, cioè i giorni scorsi, le scorse settimane, ovviamente quando è avvenuto il fatto più eclatante, quindi tra di voi come stavano effettivamente andando le cose. Qui abbiamo la carta dell'avventura. Allora, diciamo subito che in effetti il fatto che voi lo abbiate allontanato effettivamente direi che ha ragion veduta, perché la carta dell'avventura, già come ovviamente è il suo stesso nome intuibile, rappresenta il fatto di un atteggiamento troppo leggero e superficiale da parte di questa persona. Quello che questa persona stava cercando era una avventura sentimentale, un flirt, qualcosa di breve durata. Quindi non è una persona che in passato avrebbe corrisposto il vostro desiderio di storia. Ok? Questa carta rimanda comunque al fatto che voi siete state costrette a prendere coscienza della vostra storia, del fatto che obiettivamente era una storia che aveva sì dei punti, diciamo, di forza, ma aveva anche dei grandi punti di debolezza. La carta dell'avventura rappresenta proprio l'instabilità, sia nei pensieri che nei comportamenti. Quindi questa persona era troppo altalenante, troppo instabile, vi ripeto, sia nei comportamenti, che è più evidente, però purtroppo anche nei pensieri, nei sentimenti, in ciò che voleva da voi e con voi. È una persona che in realtà, vi ripeto, stava cercando qualcosa di diverso rispetto a quello che invece cercavate voi. Probabilmente vi è sembrata una storia nuova, stravagante, insolita, una strada che avete appunto voluto percorrere, perché incuriosite dalla novità. Però purtroppo questa carta ci parla anche del rischio di un possibile fallimento che voi avete percepito immediatamente, perché quando ci si muove, vedete, nel buio della notte, purtroppo spesso si può sbagliare strada. Guardate, questo gattino sta percorrendo una strada diversa, sta lasciando in questo momento il sentiero per avventurarsi in qualche modo in qualcosa che non conosce. Questa persona non conosce il sentimento, questa persona non conosce il desiderio di unirsi in qualche modo ad un'altra persona con voglia e con volontà. È una persona che si lancia nelle situazioni nuove, che può percepire come allettanti, ma in maniera però troppo temeraria, quindi senza calcolare i pro e i contro e rischiando anche di illudere e far soffrire un'altra persona. Mentre appunto magari la sua intenzione era solo ed esclusivamente quella di vivere una storia passeggera o comunque leggera e superficiale. Quindi in realtà, in effetti, la situazione tra voi e questa persona non era positiva per questo motivo, perché cercavate due cose diverse. Quindi posso già anticipare il fatto che evidentemente avete fatto comunque bene, perché questa era una persona che sicuramente è partita mentendo. Allora, vediamo a questo punto il presente. La carta dell'accoglienza. Allora, in realtà questa persona è pronta, disponibile a chiarire. È una persona che in qualche modo ha una richiesta da farvi, quindi è come se volesse chiedervi perché vi siete comportate così. È la carta della richiesta. È una persona che vorrebbe un rinnovamento della vostra storia. È la prima carta dell'intero mazzo.
Quindi è una persona che vorrebbe aprirsi a voi, considerando anche possibili cambiamenti. È chiaro che però in questo caso questa persona vede voi non disposte ad un simile sentimento di apertura. Cioè questa persona ha capito che voi non siete più disponibili come avete fatto in precedenza. Quindi in realtà è una persona che in questo momento prova molta diffidenza di fronte al vostro rifiuto, di fronte alla vostra chiusura. Perché in realtà questa persona si sentirebbe anche disposta a chiarire la situazione con voi, ma in realtà trova un muro di fronte a voi. Questo non significa che questa persona sia cambiata, significa che è una persona che potrebbe essere disposta a scendere a dei compromessi, però dipende quali tipologie di compromessi e soprattutto poi dipende da come si è comportata con voi questa persona, perché obiettivamente se il danno è particolarmente grave è ovvio che in questo caso noi della sua accoglienza e benevolenza ce ne possiamo anche fare poco, però vi posso assicurare che comunque è una persona che sarebbe disposta al dialogo, ma vede questo blocco di fronte a voi che l'ha molto spiazzato, perché non se l'aspettava, però è pronta a chiarire, solo ovviamente a chiarire, non a chiedere perdono. Vediamo a questo punto la linea di tendenza futura, cioè che cosa accadrà tra voi e questa persona nel momento in cui voi lasciate le cose così come stanno, cioè se questa persona farà dei tentativi per comunque chiarire, appunto, per comunque raggiungervi anche solo telefonicamente. Allora, qui abbiamo la carta del successo. Allora, la carta del successo rappresenta sicuramente una soddisfazione, cioè nel momento in cui voi non agirete più con questa persona e comunque lascerete le cose così come stanno, avrete la vostra soddisfazione, cioè molto probabilmente questa persona o vi cercherà, per esempio se lo avete bloccato sui social, per esempio vi cercherà su WhatsApp, o comunque è una persona che cercherà in qualche modo di rimettersi in contatto con voi, perché la carta del successo rappresenta proprio le relazioni sociali, i rapporti che in qualche modo danno appunto soddisfazione, felicità. Quindi anche se per esempio il gesto di questa persona può essere un gesto modesto, ma è in realtà un qualcosa che voi apprezzerete. Potreste anche non considerarlo sufficiente rispetto alle vostre aspettative, quindi non è detto che questa persona riesca a riaprire il rapporto con voi. Questa carta vi avvisa soltanto del fatto che questa persona potrebbe provare di nuovo a contattarvi o comunque a chiedere delle spiegazioni o a darvene, ma non è detto che comunque dal vostro punto di vista sia sufficiente per riaprire le comunicazioni, perché esattamente come è una carta che ci parla di successo, nel momento in cui il consultante decide che non è abbastanza o semplicemente che non ne vuole più sapere, questa carta si tramuta in insuccesso. Però è chiaro che questa persona proverà ancora, tenterà di ottenere dei risultati, un qualcosa, vi ripeto, di piccolo che comunque vi farà sentire appunto soddisfatte. Per esempio, magari potreste notare che questa persona è più triste del solito o che posta qualcosa di particolare in riferimento a voi. Quindi, comunque, è una persona che vi darà le vostre soddisfazioni. Vi permetterà un momento di godimento e di affermazione. Però è chiaro che, vi ripeto, poi dipenderà dal consultante se riterrà più o meno sufficiente il suo gesto.
perché la carta del successo potrebbe anche rappresentare il consultante che decide di cambiare strada, dedicandosi a qualcos'altro. Vediamo gli ostacoli effettivi tra voi e questa persona. Quali sono gli ostacoli reali ad oggi? La concordia, l'armonia. Allora, questa carta rappresenta proprio due contendenti, tra cui uno dei due non riesce a superare il rancore e non riesce ad avere un comportamento improntato alla pace e alla comprensione reciproca. Quindi evidentemente uno dei due, presumibilmente voi, è effettivamente pronto al litigio e non ha intenzione in questo momento di in qualche modo abbassare le armi. Ecco perché vi dicevo con la carta del successo che in effetti è una carta decisamente ambivalente, poiché appunto non è detto che si arrivi effettivamente alla riappacificazione, nonostante, vi ripeto, questa persona possa voler fare comunque dei tentativi. Ma in realtà è una persona che pur provando troverà a mio avviso un muro, perché voi siete molto arrabbiate, proprio come ci suggerisce la carta della concordia, ovviamente in questo caso in accezione decisamente negativa, cioè voi non avete nessuna intenzione di fargliela passare liscia. Vi ripeto, dipende anche da quello che poi questa persona può in questo caso obiettivamente avervi fatto, perché per portarvi a un tale livello di rabbia, evidentemente perché questa persona qualcosa deve comunque avervi combinato. Quindi non siete disposte in questo momento alla riappacificazione e quindi alla risoluzione del problema. Quindi molto probabilmente nel caso in cui questa persona arrivi a contattarvi, troverà comunque dall'altra parte una presenza femminile, perché appunto la concordia, questa carta rappresenta appunto la dea della concordia, che in realtà non è disposta appunto all'armonia, alla concordia, alla pace e alla comprensione. Proprio perché evidentemente per voi l'errore che questa persona o gli errori che questa persona ha compiuto sono effettivamente tanti, o semplicemente avete capito che lo stare assieme a questa persona vi porterebbe solo ed esclusivamente comunque a delle situazioni di inquietudine, di infelicità e di scontentezza, per cui non avete nessuna intenzione di riprendere questo rapporto, proprio perché evidentemente per voi questo è un rapporto già destinato male, cioè avete proprio notato un qualcosa che tra voi e questa persona è inconciliabile. Evidentemente ha delle abitudini, ha delle modalità anche di esporsi, di esprimersi, di vivere che non si confanno alla vostra. E quindi per voi è impossibile poter appunto mettere da parte quello che è accaduto o semplicemente le sue abitudini. Quindi qui non c'è desiderio di trovare pace e giustizia, mentre abbiamo visto invece lui in realtà sarebbe aperto a farlo, anzi abbiamo visto che in realtà lui probabilmente qualche piccolo segnale ve lo darà. Ma evidentemente, vi ripeto, per voi non è comunque qualcosa di, diciamo, strettamente utile in questo momento alla vostra felicità, alla vostra armonia. Vediamo dunque che cosa accadrà tra voi e questa persona. Allora, qui abbiamo la carta dell'allegria. Evidentemente deve passare del tempo affinché in qualche modo si riesca un po' a sbollire la rabbia. Per cui voi, in un momento della vostra vita di gioia, serenità e spensieratezza, in un momento in cui avrete uno stato d'animo tale da accettare evidentemente anche una comunicazione da parte di questa persona, quindi nel momento in cui il vostro stato d'animo sarà talmente sereno da
poter anche eventualmente parlare con questa persona, dialogare e chiarirsi, evidentemente qui ci sarà una realtà che prenderà corpo e porterà molto probabilmente ad una situazione di rinnovamento positività con questa persona. Cioè, il vostro stato d'animo sarà talmente rasserenato e avrete talmente eccellentemente eliminato il rancore nei confronti di queste persone che il vostro stato d'animo appunto influirà positivamente sulle vostre scelte e sulle vostre vicende future. Quindi, in un momento di spensieratezza e di gioia, voi finalmente, quindi sull'onda dell'euforia, potrete risolvere questo problema. E quindi, in un momento di desiderio di far festa, di divertirvi, di ricevere e dare buone notizie, ci sarà del successo in una questione che evidentemente ancora vi starà comunque a cuore. Ma tutto dipenderà e partirà da voi. Perché evidentemente il vostro stato psicofisico, il vostro buon umore vi permetteranno di affrontare la situazione. E quindi agirete molto probabilmente anche voi con leggerezza, con spensieratezza, leggerezza e spensieratezza che facevano parte del suo modo di comportarsi nei vostri confronti, e quindi molto probabilmente riuscirete quindi a riavere anche qui di nuovo un'ulteriore soddisfazione con questa persona. Quindi qui c'è la possibilità, a mio avviso, di una riappacificazione con questa persona. Una riappacificazione che comunque, vi ripeto, parte dal vostro stato d'animo, perché in questo momento voi non avete intenzione in qualche modo di riaprire il dialogo, perché siete troppo arrabbiate, evidentemente è ancora troppo fresca la situazione negativa. Nel momento in cui riuscirete ad eliminare dal vostro animo la negatività di questo rapporto e di tutto quello che è accaduto, evidentemente sarete disponibili anche a riaprire, guardate, le comunicazioni con questa persona. Ma dipenderà tutto da voi, perché qui la posizione di blocco, che è quella centrale tra i comportamenti di questa persona che vi hanno esasperato e il suo desiderio comunque di riprovarci con voi, di chiarire, di parlare con voi, c'è proprio una carenza in questo momento di disponibilità, per non dire altro, appunto nel riappacificarvi con questa persona. Ma successivamente, vi ripeto, questa persona farà comunque un tentativo che vi darà soddisfazione, ma vi ripeto, anche in verticale abbiamo la posizione del blocco, quindi da parte vostra comunque ancora del rancore nei confronti di questa persona, e successivamente però qui c'è la carta dell'allegria, quindi ci saranno delle situazioni che vi rimetteranno in qualche modo in contatto, grazie però al vostro buon umore, per cui riuscirete comunque in qualche modo a godere ancora, per esempio, della presenza o comunque del corteggiamento, per esempio, di questa persona. Ma la prenderete in maniera del tutto tranquilla, serena, libera, spensierata, con la leggerezza che probabilmente voi non avevate prima, che invece lui aveva. Ok? Quindi questa è una stesa che devo dire ha effettivamente un finale decisamente benaugurale. Allora, prima variante fatta, adesso passiamo alla seconda variante. Ok.
Ok. Allora, partiamo dalla prima posizione, ossia il passato, cioè quello che è accaduto qualche giorno fa, una settimana fa, comunque quello che in qualche modo ha portato voi ad arrabbiarvi così tanto, quindi a chiudere evidentemente la storia, comunque ad allontanarvi o comunque a cercare di fargliela pagare. Vediamo un po'. Qui abbiamo la carta del gioco. Allora, sicuramente questa non era una persona che viveva un momento di grande spensieratezza. Ecco, è esattamente l'opposto rispetto appunto alla variante precedente. Questa era una persona veramente molto pesante. Una persona che non è riuscita mai a vivere la vostra frequentazione in maniera rilassata, non riusciva a divertirsi, magari mostrava allegria, ma interiormente questa persona non riusciva a farlo. Era una persona insoddisfatta di tutto, ossia cercava dei diversivi per attenuare le sue tensioni interiori, ma in realtà non si cimentava in qualcosa, per esempio nella vostra conoscenza, nella vostra storia, perché veramente lo sentiva, ma semplicemente per il gusto di farlo, perché doveva dimenticare qualcos'altro. Questa è la classica persona che potrebbe aver iniziato la frequentazione con voi per dimenticare una situazione del passato. Cioè questa non è una persona in grado di vivere le cose in maniera positiva, ottimistica, gioiosa. È una persona triste dentro, interiormente. Vi ripeto, poteva anche sembrarvi una persona brillante, ma era una persona comunque che in qualche modo cercava di coprire i suoi vuoti interiori, quindi cimentarsi in più situazioni, tra cui appunto magari anche la vostra, per dimenticare appunto un qualcosa che nel passato lo aveva fatto soffrire. È una sorta di persona che ha sempre bisogno, diciamo, di qualcosa o qualcuno che gli permetta una distrazione. Ecco perché la carta del gioco. Ed è una persona che in realtà ama le mete facili, senza troppa fatica, proprio perché comunque lui non ci si vuole veramente impegnare. Quindi purtroppo questo è un atteggiamento decisamente malsano. La carta del gioco, ragazzi, che cosa rappresenta? Rappresenta comunque un usare gli altri. I bambini giocano con un peluche, ci giocano un po' e poi spesso e volentieri lo lasciano lì per prenderne un altro nuovo. Quindi questa è una persona che tendeva molto probabilmente anche ad intercambiare molto velocemente, evidentemente, più conoscenze, probabilmente sui social, per cui evidentemente è una persona che non riusciva a trovare una sua stabilità. Ma perché è una persona che interiormente non ha armonia, non sa godere delle cose belle. Di peluche, ritornando all'esempio di prima, questa persona poteva evidentemente averne diversi o averne avuti diversi, per lui sono tutti uguali. L'importante è che vadano a coprire il vuoto di quel momento. Quindi questa è una persona che non ha preso, diciamo, la vita e il rapporto con voi in maniera un po' superficiale, come per esempio nella variante precedente. Questa è proprio una persona che interiormente ha un vuoto e usa le altre persone per colmare queste sue mancanze. Non è una persona che farebbe mai vivere ad un'altra persona un rapporto sereno. Ragazzi, qui più ancora che appunto nella variante precedente avete fatto comunque benissimo a chiudere questa storia, perché è una persona che è incapace di comportamenti, vi ripeto, spensierati.
Quindi è una persona incapace di, diciamo, creare un legame stabile e profondo con un'altra persona. Vediamo a questo punto il presente, cioè se questa persona si è accorta della vostra presa di posizione e come la vede, come la prende. Allora, in questo caso abbiamo la carta dell'unione. Allora, la carta dell'unione non rappresenta necessariamente l'unione tra due partner, ma rappresenta un aiuto da parte di qualcuno che possa comunque cercare in qualche modo di rimettervi in comunicazione. Per esempio, un amico, un socio, un collega di lavoro. Cioè questa persona si sente supportata da qualcuno o da qualche circostanza. Cioè questa persona sa che comunque voi potreste rivedervi e risentirvi, per esempio frequentate la stessa palestra o per esempio lavorate nella stessa azienda, quindi questa persona sa che potrà beneficiare del vostro rapporto nuovamente e quindi magari entrare di nuovo in comunicazione pacifica con voi proprio grazie, vi ripeto, o all'aiuto di una terza persona oppure grazie ad un ambiente che comunque in qualche modo vi può rimettere in appunto vicinanza. Cioè che cosa significa questa carta? Che in realtà questa persona pensa che ci sarà sicuramente la circostanza favorevole, vi ripeto, grazie o ad altre persone o addirittura ad un ambiente che appunto vi metterà in comunicazione. Ecco, questa persona sa che prima o poi comunque ci saranno delle ulteriori possibilità per potersi comunque vedere e per poter comunque chiarire la situazione. Quindi è una persona in realtà che ha una visione, direi, piuttosto ottimistica della situazione, proprio come in questo caso appunto invece nella variante precedente. Quindi sono persone che evidentemente sia per questa variante che per l'altra hanno comunque una visione piuttosto ottimistica del futuro. Cioè, soprattutto questa persona in qualche modo è convinta addirittura di potervi, vedete, conquistare nuovamente, riguadagnando comunque i vostri favori. Quindi in realtà non è una persona che ha preso in maniera del tutto negativa questa vostra situazione, questo vostro allontanamento. Evidentemente è una persona che comunque ha fiducia nel futuro e che sa che comunque prima o poi voi evidentemente potreste incontrarvi. Vi ripeto, grazie all'aiuto però di un terzo elemento che può essere o una persona o un ambiente. Quindi questa persona non ha in previsione, come per esempio nella variante precedente, in qualche modo di compiere un passo verso di voi, perché sa che potrebbe sicuramente fare tutto o un'altra persona o diciamo il karma, il destino, che in qualche modo vi rimetta appunto in collegamento. Vediamo però appunto a questo punto che cosa accadrà nel momento in cui voi non facciate nulla. Allora, qui abbiamo infatti la carta della fedeltà, tutte queste persone che sono assolutamente convinte comunque di potervi riavere. Allora, vediamo un po'. Ecco, anche in questo caso, come nella carta dell'unione, abbiamo due individui. Quindi, effettivamente, questa persona sa che potrà beneficiare dell'aiuto sincero e leale di un'altra persona. Vi ripeto, può essere un amico, può essere un collega, può essere un socio in affari. È comunque una persona di cui lui si fida e che solitamente appunto può in qualche modo anche consigliargli al meglio sul come poter agire con voi ed è una persona che comunque gli sarà assolutamente leale e fedele e che quindi ciò che gli consiglierà sarà sicuramente appunto qualcosa di positivo e benaugurale che possa portare comunque ad una vostra riconciliazione. Quindi questa persona obiettivamente, come vi dicevo appunto prima anche con la carta dell'unione, in qualche modo non pensa tanto di agire nei vostri confronti,
ma pensa che ci sarà un evento che andrà sicuramente a buon fine per lui e che quindi porterà allo sblocco della situazione, ai passi che lui si aspetta di poter poi compiere. Perché lui sa che comunque si comporterà nei vostri confronti in maniera assolutamente onesta, fedele, equilibrata e leale. Quindi non è una persona arrabbiata con voi, proprio come nella variante precedente. Perché anche in questo caso abbiamo una persona che comunque spera che appunto ci sarà, anzi lo dà per scontato, che ci sarà un momento in cui voi sicuramente avrete la possibilità di rivedervi, perché c'è un vincolo. La fedeltà rappresenta appunto la fedeltà matrimoniale, in questo caso a livello ovviamente metaforico. Quindi è una persona che sa che voi avete un vincolo, cioè un qualcosa che vi lega. Vi ripeto, o un'altra persona, per esempio, piuttosto che appunto magari dei figli, se siete per esempio ex marito e moglie, oppure per esempio se, come vi dicevo prima, frequentate la stessa palestra o se lavorate insieme. Quindi un vincolo importante che comunque vi porterà in qualche modo a riavvicinarvi. E quindi la situazione, secondo questa persona, andrà comunque a chiarirsi. Ovviamente però dipende chiaramente dal consultante che cosa deciderà ovviamente di fare. Però vi ripeto, è una persona che ha una visione ottimistica comunque del futuro. Ovviamente però in questo caso rispetto alla variante precedente non ha molta intenzione lui personalmente di agire, ma in qualche modo sa che c'è un vincolo che vi porterà comunque a rivedervi o a risentirvi e quindi eventualmente a chiarire la situazione. Allora, cerchiamo di vedere gli ostacoli tra di voi. Esculapio, la salute. Allora, in questo caso parliamo di salute, ovviamente una salute mentale, un equilibrio mentale, una salute psicofisica. Inizialmente con la carta del gioco io vi ho parlato di una persona che evidentemente ha delle mancanze interiori, quindi una persona che comunque delle difficoltà interiori ce le ha, assolutamente. Ed è però una persona che sino ad ora non si è mai posta nella condizione di in qualche modo cercare di aiutarsi. Questa è una persona che, vi ripeto, ha dei vuoti interiori molto importanti, che cerca di colmare con la presenza di altre persone o di più persone. È ovvio che questa è una persona che non vive, vi dicevo, mai in maniera del tutto tranquilla e serena una storia. È una persona che vive sempre in tensione, proprio perché comunque è una persona che ha dei timori molto importanti in riferimento al suo passato e ovviamente in riferimento anche al presente, ma ovviamente anche al futuro. Ecco, quindi questa persona, ci viene egregiamente ribadito appunto dalla carta di Esculapio, ha sicuramente dei disturbi psicofisici che in qualche modo sono stati trascurati nel tempo e che gli stanno però creando dei problemi perché gli impediscono di vivere la vita in maniera veramente serena. Vi dicevo che è una persona che difficilmente riesce appunto a far vivere all'altra persona una storia appunto serena, tranquilla, proprio perché lui per primo non è sereno. Quindi è uno squilibrio importante che può essere per esempio derivato, vi ripeto, da appunto dei fallimenti che questa persona ha dovuto affrontare nella vita, per esempio un fallimento di tipo sentimentale, oppure per esempio un'attività appunto commerciale fallita, magari anche da poco tempo, quindi perdite finanziarie ed economiche importanti. Può essere quindi una persona che non riesce in questo momento a vedere la vita in maniera così positiva, in particolar modo un rapporto. Ok, quindi non è in condizioni ottimali. È una persona molto stanca, è una persona molto stressata ed è una persona che quindi non riesce a darsi agli altri. Ma perché, vi ripeto, è una persona che ha sicuramente delle problematiche interiori
che questa persona si trascina evidentemente da molto tempo. Quindi probabilmente deve aver sottovalutato, per esempio, magari dei momenti molto negativi della sua vita e del suo passato, e quindi in qualche modo la situazione è ovviamente peggiorata. Questa persona ha bisogno in questo momento di riprendersi, ha bisogno di curarsi, ha bisogno di ritrovare pace, serenità interiore, perché altrimenti questa persona non va da nessuna parte e non può continuare il vostro rapporto. Quindi nel momento in cui questa persona vive in maniera sbagliata e negativa il rapporto con voi, è perché innanzitutto vive in maniera negativa e sbagliata il rapporto con se stesso e con il proprio corpo. Quindi è una persona che sta vivendo un momento di stress psicofisico molto elevato, quindi molto importante, e quindi è chiaro che questa persona non potrà darvi ad oggi tutto quello che voi desiderate da una storia. Ok? Quindi guardate la differenza, per esempio, rispetto alla stesa precedente, in cui appunto eravate voi a dover in qualche modo sbollire dalla rabbia e guarire interiormente dalla delusione. In questo caso, invece, è l'altra persona che deve evidentemente cercare di stare meglio con se stesso, con il proprio corpo, magari farsi anche una bella vacanza e quindi rilassarsi un po'. Quindi sono obiettivamente opposte queste due stese, la stesa precedente e questa. Quindi chi ha scelto questa variante obiettivamente si ritrova con un personaggio che ha delle problematiche tutte sue interiori abbastanza importanti. Allora, vediamo un po' in futuro che cosa accadrà tra voi e questa persona, la carta di Venere e della bellezza. Allora, sicuramente voi piacete molto a questa persona da un punto di vista estetico, cioè arriverà il giorno in cui probabilmente molto più che adesso la farete pagare a questa persona, perché questa persona rimarrà nuovamente folgorata dalla vostra bellezza. Questa persona quando vi vede non riesce a non sentire il cuore che in qualche modo palpita, ok? Perché rappresentate per lui tutto ciò che in una donna lui cercava, quindi la bellezza fisica, la sensualità, l'energia sessuale, la seduzione, l'essere intelligenti, avere modi garbati, essere discrete, cioè voi avete tutto quello che quest'uomo può desiderare. Siete molto seducenti e avete un modo di fare che a questa persona piace veramente tanto. Quindi in realtà questa persona sicuramente imparerà ad apprezzarvi, ma non soltanto da un punto di vista fisico, perché Venere è anche una dea, che quindi ha anche delle qualità importanti da un punto di vista morale. Quindi sicuramente qui c'è uno sblocco ed una situazione molto più bella però rispetto alla variante precedente, proprio perché partiamo da una situazione più difficile della variante precedente, ma con una conclusione che è meno leggera, meno superficiale, perché in questo caso abbiamo una persona che nel momento in cui riuscirà, cioè il vostro ex lui, riuscirà a in qualche modo fare pace con se stesso e a tranquillizzarsi, quindi a prendersi anche un momento sabbatico proprio evidentemente per ricaricare le batterie, questa persona evidentemente riuscirà anche ad apprezzare molto di più di voi e a mostrarsi con, diciamo, non dico gli occhi a cuoricino, ma quasi. Perché voi rappresentate veramente per lui un mix di bellezza fisica e morale che per questa persona è assolutamente importante. Quindi in realtà qui ci sarà proprio l'eventuale sviluppo di una situazione grazie però ad un lavoro che questa persona dovrà fare innanzitutto su se stesso, e solo allora questa persona riuscirà ad apprezzarvi, a capire quanto valete
e quindi anche a capire quanto ha perso. Perché nel momento in cui io capisco che ho di fronte a me una divinità di tale integrità morale e fisica, è chiaro che capisco cosa ovviamente mi sono lasciato sfuggire. Quindi questa è una persona che deve però effettuare lui un cambiamento e allora capirà effettivamente quello che ha combinato e quello che ha perso. Ma vi ripeto, è una persona che in qualche modo sa che ci sarà un ambiente o una situazione che in qualche modo potrebbe comunque tenervi in collegamento e quindi questo porterà sicuramente ad un chiarimento e ad uno sblocco della situazione. Ovviamente in questo caso però in maniera decisamente molto più profonda rispetto per esempio alla variante precedente. Di conseguenza, sia per coloro che hanno scelto la prima, sia per coloro che hanno scelto la seconda variante, buona fortuna e buona riappacificazione.